Se sei un appassionato di comicità o dei film muti, non possiamo dimenticarci di questa coppia di comici incredibili. Uno è alto e uno è grasso. L'articolo il, oppure la X o la Y. Sicuramente i loro nomi non potranno dirti nulla, ma ti posso dire che sono dei miti, dei pionieri, anche se in Italia non arrivarono mai a grande successo. È incredibile, ma da loro noi abbiamo ereditato molti modi di dire. Vuoi scoprirli con me? Allora, tuffati nel mio mondo. Ciao, io sono Dandy Dan e faccio il comico visuale. In questo canale ti parlo della comicità, dei suoi miti, dei suoi segreti. Ma prima di cominciare ti ricordo che sono online i nostri webinar sull'arte comica. Come imparare a far ridere. Ti interessa? Allora vai sul nostro sito e poi ci rivediamo là. Prima di cominciare ti consiglio di iscriverti al nostro canale e aziona la campanella per ricevere le notifiche quando esce un nuovo video. Oggi devo ringraziare il mio amico e collega Pablo Ricci che ci segue dall'Argentina. È lui che ci ha chiesto proprio di parlare di loro. Se hai anche tu delle preferenze scrivimelo. Ma ora cominciamo! Fu durante l'era del cinema muto degli anni 20 che la Danimarca diede uno dei suoi maggiori contributi alla storia del cinema e dello spettacolo. La coppia comica Carl Schenström e Harald Madsen. I nomi d'arte degli attori sono per noi impronunciabili. Ci provo. Virtanet e Bivgoven. Virtanet e Bivognen. Mi hanno conosciuto i loro fan in Germania e Austria come Pat e Patachon, in Francia come Double Patty e Patachon, nel Regno Unito come Long and Short, negli States come Ole e Axel e a casa loro in Danimarca semplicemente come Fi og Bi. Ma in Italia di loro non se ne ha memoria. Perché? Non sono gli unici miti che in Italia non furono considerati come in tante altre parti. Te lo garantisco. Carl Schenström, Pat, è nato a Copenaghen il 18 novembre 1881. 9 anni dopo, Harald Madsen, Patachon, il 20 novembre 1890 a Silkeborg, in Danimarca. Dopo la scuola, Schenström e Madsen si sono dedicati alla recitazione, intraprendendo ruoli particolarmente comici. Schenström ha recitato in teatro, Madsen invece è apparso come un clown negli spettacoli circensi. Ma negli anni 20 i due attori divennero la coppia comica più popolare della Danimarca. Sono presto apparse nei film muti commerciali, dove la coppia è apparsa sotto la direzione di Lou Lauritzen, Virtanet og Bivognen. Che significa il faro e il suo sidecar. Questa era un'allusione al contrasto visivo offerto dalla coppia comica, perché Schenström era alto e magro e aveva uno sguardo malinconico, mentre Madsen incarnava il grasso basso divertente. I film della coppia di comici sono presto diventati un successo anche al di fuori della Danimarca. La coppia comica è diventata la prima coppia comica al mondo, stabilendo una formula che i comici avrebbero seguito poi negli anni a venire. Sono stati infatti Fi e Bi a introdurre l'idea della coppia alto e basso, uno che interpreta l'uomo austero e l'altro il burlone. Hanno ripreso lo stile clownesco dell'Augusto e del Bianco e i loro personaggi sullo schermo e le gag che hanno interpretato ispirarono future coppie comiche come Laurent Hardy e Abbott e Costello. Sia Schenström, Fi e Madsen, B hanno avuto qualche piccolo successo prima di unire le loro forze, ma è stato solo quando il produttore cinematografico Lou Lauritzen nel 1921 che le loro carriere sono decollate davvero. La coppia ha lavorato bene insieme fin dall'inizio, poiché ciascuno ha giocato sui punti di forza dell'altro.
Shenstrom aveva un certo talento come attore, ma non era un attore fisico, mentre il background circense di Madsen gli aveva dato il genio necessario per le acrobazie fisiche che le routine farsesche dell'era del cinema muto richiedevano. Shenstrom e Madsen erano in grado di recitare sia l'uno accanto all'altro che l'uno contro l'altro, cose che le commedie dell'epoca non avevano ancora prodotto. I film di F&B avevano trame semplici che consentivano il maggior numero possibile di gag slapstick e, sebbene potessero sembrare anche ripetitivi, tornavano sempre invariati per il film successivo. Il più grande successo internazionale del duo è stato il film classico Lick and Juliet, La ruota della fortuna, diretto da uno dei più grandi registi danesi, Urban Gad, che ha fissato però lo standard internazionale per le commedie ed è ancora citato oggi. Quando Gad ha accettato il progetto, F&B erano un successo internazionale, erano già conosciuti. Sfortunatamente F&B non hanno sempre avuto registi talentuosi come Gad con cui lavorare. A differenza di Chaplin, che ha cercato di sviluppare il suo personaggio cinematografico da un film all'altro, F&B sono rimasti molto statici nel loro. Mentre Gad aveva mantenuto il loro umorismo contemporaneo ai gusti del giorno, del momento, i registi successivi non hanno fatto alcun tentativo di formare anche la coppia e così F&B sono diventati fuori moda per l'epoca. Il loro ultimo film è stato girato nel 1940. Ma ai loro tempi, Shenstrom e Madsen erano dei pionieri, molto probabilmente a causa anche dell'innocenza ritratta nei loro film. A differenza della maggior parte dell'Europa, la Danimarca non ha partecipato alla Prima Guerra Mondiale e mentre Germania, Austria, Inghilterra e Francia hanno lottato per riprendersi, la Danimarca e la cultura danese hanno mantenuto l'innocenza dei decenni prima della guerra. Indenni dagli orrori delle trincee e dall'incubo della guerra, la comicità di F&B potrebbe ancora far ridere il mondo, sicuramente senza amarezza. La cosa incredibile è che in Italia, patria della farsa e cultori della comicità gestuale, non abbiamo adottato una coppia comica come loro. È incredibile se ci pensi. Ma bisogna dire che durante la guerra o nel post prima guerra mondiale la gente era veramente scossa e forse la voglia di andare al cinema a ridere te n'era poca. Spero che il video ti sia piaciuto. Se è così, lascia un like e iscriviti al nostro canale. Al prossimo, ciao!